In questa terza giornata del percorso Giochi e Civiltà per la classe quinta parliamo della vita quotidiana a Roma e lo facciamo attraverso il famosissimo gioco del Duodecim Scripta, che in realtà è un gioco che non è ancora stato dismesso, si è evoluto e è diventato un gioco tradizionale in molte aree del pianeta. In Inghilterra, ad esempio, è famoso col nome di backgammon. L'abbiamo trovato a volte sul computer perché era incluso insieme al pinball, al biliardino, al flipper. Dunque non è proprio lo stesso identico gioco che usano i romani, ma è una sua evoluzione. In Turchia, è parimenti presente, si chiama tavla, parola turca che però deriva dal latino tabula. Dunque, per preparare questa lezione dobbiamo stampare tutti i materiali che troviamo nel nostro solito PDF ed eventualmente scaricare anche una presentazione PowerPoint che possiamo proiettare con la LIM per seguire il lavoro. Se non abbiamo la LIM o la PowerPoint non succede nulla, eh. Dunque, funziona nello stesso modo delle altre volte, quindi fotocopiamo una tavola da gioco per ciascun bambino, iniziamo a farli giocare a coppie, ci serviranno 2 dadi e 10 pedine per ciascun giocatore. I romani di solito penso che giocassero con 15 pedine, ma noi ne usiamo 10 perché così almeno le partite sono più veloci. Leggiamo il regolamento ai bambini oppure mostriamo il video che troviamo qui accanto, teniamo sempre con noi la scheda delle attività per segnare i tempi e poi, mentre i bambini giocano, cominciamo a ritagliare gli altri materiali. Ormai avete capito, si tagliano in corrispondenza dalle linee tratteggiate. Prepariamo dei mazzetti col ricavato di ciascuna scheda di lavoro e la blocchiamo con dei fermagli, poi diamo a ciascuna squadra, che poi daremo a ciascuna squadra. In cima al mazzetto mettiamo i foglietti che troviamo a pagina 15 che ci chiedono che cosa raccontano sui romani tutte queste frasi. Terminata questa fase di gioco, raduniamo le squadre, le mettiamo in 4 angoli della classe e cominciamo il lavoro. Iniziamo distribuendo il foglietto, quello con la domanda più semplice che troviamo numero 6, alla pagina 6. Chiede che cos'è questo? Vediamo una tavola da gioco romana che al posto di avere le caselle aveva le lettere e spieghiamo che insomma seguiva, in realtà queste lettere erano in ordine alfabetico e seguivano il regolamento, quindi spiegavano qual era il percorso da seguire durante la partita. Poi spieghiamo che i bambini di solito sostituivano le lettere alle caselle e poi ci presero gusto e cominciarono con queste lettere a formare delle frasi di senso compiuto. E qui entra in gioco il vero e proprio lavoro di oggi, quello più difficile. Il nucleo è proprio questo. Il secondo quesito, che cosa ci raccontano tutte queste frasi? Sono quelle che troviamo a pagina 7 e a pagina 8. Diamo alla classe tutte queste frasi latine in ordine sparso e mischiate insieme a loro anche gli indizi. Ogni indizio serve per decifrare una frase, per tradurla. E poi c'è il foglietto, che cosa ci raccontano sui romani queste frasi. Va da sé che per dare la risposta a questa domanda devono tradurre le frasi, capire cosa vogliono dire, ma la prossimità linguistica fra latino ed italiano interessa molti bambini, li incuriosisce parecchio e poi eh, insomma è bello, possono farsi delle domande anche sull'origine della loro lingua. Al termine dell'attività passiamo in rassegna tutte le frasi uno a una. Partiamo dalla prima frase, chiediamo chi l'ha tradotta, vediamo di capire in generale che cosa sono, cosa ci dicono. Io generalmente faccio così, dico frase numero uno è questa. Allora, prima squadra, voi come l'avete tradotta? Seconda squadra, voi come l'avete tradotta? Terza squadra, voi come l'avete tradotta? E do la soluzione solo quando ho sentito tutte le squadre, eh. Poi, alla fine finiamo con un problema di matematica che, insomma, non ci cambia le nostre conoscenze storiche, ma è simpatico, una storia di Augusto, dell'imperatore Augusto, che scriveva a Tiberio, di una serata in cui praticamente ha tirato tardi giocando a dadi. Bene, io spero che questa attività vi piaccia, che il materiale vi sembri stimolante e interessante, che il PowerPoint eventualmente vi possa aiutare nella conduzione della lezione. E ragazzi, ricordatevi di compilare il report e grazie ancora per aver scelto di partecipare.